Il codice della guarigione. Dal dolore all'autopotere. Cosa accadrebbe alla tua intera esistenza se smettessi, anche solo per un istante, di combattere contro il tuo dolore e iniziassi a chiedergli, con umiltà e potere, quale verità sta cercando di rivelarti? Il tuo corpo non ti sta tradendo. Ripetilo a te stesso. Il tuo corpo non è un nemico che ha deciso di attaccarti per puro caso. Non è una macchina logora che si è guastata per sfortuna. E non è un contenitore di sintomi da silenziare con la chimica. Il tuo corpo è un tempio sacro, un'architettura biologica sublime che la tua anima ha scelto come dimora per fare esperienza in questo piano di esistenza. Eppure, la maggior parte di noi vive in uno stato di perenne guerra contro questo tempio. Quando avvertiamo dolore, tensione o malattia, la nostra reazione è la rabbia o la paura. Vogliamo che passi, vogliamo tornare a essere normali. Ma la nostra normalità è spesso solo la capacità di tornare a ignorare noi stessi, di tornare a correre, a produrre, a soddisfare le aspettative del mondo esterno, mettendo di nuovo a tacere la voce sottile della nostra essenza. Nel nostro ultimo incontro abbiamo iniziato a tracciare la mappa della psicosomatica. Abbiamo compreso come le emozioni acide, la rabbia che logora, il rancore che indurisce, il senso di colpa che appesantisce, il rimpianto che paralizza, non siano solo stati mentali passeggeri, ma vere e proprie perturbazioni elettromagnetiche che il corpo è costretto ad assorbire. Abbiamo visto come il corpo, nella sua saggezza ancestrale, trasformi ciò che la mente razionale rifiuta di guardare in segnali fisici. Ogni infiammazione, ogni irrigidimento, ogni blocco articolare è un conflitto irrisolto tra ciò che la tua anima urla di desiderare e ciò che la tua mente ti costringe a negare. Oggi non ci limitiamo più a osservare il danno. Oggi decodifichiamo il linguaggio della riparazione. Entriamo nel cuore del codice della guarigione, una procedura energetica che trasforma la tua biologia in un alleato consapevole. Devi capire una verità fondamentale. La malattia è l'ultima spiaggia della tua coscienza. È il segnale d'emergenza che arriva quando ogni altro tentativo dell'anima è stato ignorato. Prima di arrivare al dolore fisico, il corpo ha provato a inviarti segnali sottili, intuizioni che hai scartato, stanchezze che hai superato con la forza di volontà, ansie che hai soffocato. Ora urla, perché non può più fare altrimenti. Il dolore fisico è il modo in cui la vita ti obbliga a guardare esattamente dove non volevi guardare. La guarigione inizia dove finisce la resistenza. Finché vedi il sintomo come un intruso, come un nemico che ha invaso il tuo sacro territorio, stai creando una separazione violenta tra la tua coscienza e la tua biologia. Questa guerra interiore è il carburante che mantiene viva la malattia. Se tu odi il tuo dolore, stai odiando te stesso. E come può un corpo guarire se viene trattato come un campo di battaglia? Qui entra in gioco la metafisica del primo raggio, la volontà e il potere. Il primo raggio è l'energia della sorgente, la forza pura che ordina al caos di diventare forma. Molti subiscono la malattia come una condanna biologica o un destino crudele, ma il primo raggio ti insegna che la guarigione è un atto di comando cosciente. Non è un'attesa passiva che passi il tempo, ma una ferma, consapevole affermazione della tua sovranità divina su ogni singola cellula del tuo tempio. Quando il dolore si cristallizza in una zona specifica, esso sta bloccando il flusso del tuo potere personale. Il primo raggio ti guarda dritto negli occhi e ti pone una sfida esistenziale. Hai il coraggio di essere il sovrano del tuo corpo? O preferisci continuare a esserne il suddito malato? Non sto dicendo di ignorare la scienza medica. La medicina cura la materia, ma solo la tua volontà può curare la frequenza che ha dato origine alla malattia. Se la tua mente è un campo di battaglia, il tuo corpo sarà un campo di ferite. Se la tua mente diviene un centro di comando allineato alla tua anima, il corpo deve obbedire. È una questione di sottomissione cellulare alla frequenza che tu emani. Sei tu l'architetto della tua frequenza. Ogni cellula del tuo corpo ascolta le tue istruzioni invisibili. Se l'istruzione è "sono malato", il corpo la esegue. Se l'istruzione è "il mio tempio è in fase di riallineamento",
Il corpo inizia a muoversi verso l'ordine. Le tue emozioni non sono solo sensazioni, sono chimica, materia ed elettricità. Ogni emozione che provi invia messaggi diretti a tutte le tue cellule. La rabbia irrisolta, ad esempio, inonda il sangue di stress, creando un ambiente acido che impedisce al corpo di ripararsi. Qui entra in scena il raggio verde, la frequenza della verità. A livello metafisico, la malattia è una menzogna biologica. È una deviazione dal progetto originale, una distorsione del DNA che si è adattata a un trauma non elaborato. Il raggio verde è la frequenza della verità assoluta. Quando invochi questa luce smeraldo, non stai facendo una visualizzazione astratta. Stai ordinando al tuo sistema biologico di smettere di mentire. La verità, nella fisica metafisica, è la frequenza che il tuo corpo riconosce come salute originaria. Immagina il raggio verde come un'intelligenza computazionale che scende nel tuo tempio. Esso penetra nell'illusione della separazione e, con precisione chirurgica, riallinea la cellula alla sua geometria sacra. Questa è la scienza della tua anima che riprende il controllo sulla materia. Non è un processo che avviene per caso, è un processo che si attiva per risonanza. Quando permetti a questa luce di scendere, porti intelligenza dentro il dolore. Stai dicendo al tuo corpo: non ho più bisogno di questa malattia per capire cosa non va. Ora ho la verità, ora la frequenza della salute ha il permesso di ricalibrare i miei tessuti. Per capire come questo codice operi sulla materia, osserva i tuoi organi. Il fegato è il magazzino della rabbia. Lo stomaco digerisce le tue emozioni. La colonna vertebrale sostiene la tua missione. Ogni sintomo è un segnale preciso. Un blocco qui non è un guasto, ma una verità che stai negando. Quando applichi il codice, i tuoi organi smettono di somatizzare i conflitti e tornano alla loro funzione originaria. Il tuo sistema endocrino smette di secernere l'acido dello stress per favorire la rigenerazione cellulare. Ogni cellula, ricevendo questa nuova istruzione, interrompe la produzione di molecole infiammatorie. Il tuo corpo conosce già la strada per la salute. Sta solo aspettando che tu smetta di inviargli segnali di caos e inizi, con ferma volontà, a guidarlo verso il suo ordine naturale. Come si pratica questo codice nella quotidianità, lontano dai momenti di meditazione? Il segreto risiede nella fine del monologo vittimistico. Smetti di dire: mi fa male il braccio, la mia schiena è a pezzi, il mio stomaco è in fiamme. Inizia a dire: sento una tensione che riflette la mia incapacità di afferrare ciò che desidero davvero. Oppure: il mio stomaco sta elaborando un'indigestione emotiva che non ho ancora avuto il coraggio di espellere. Il sintomo è un messaggero che bussa alla porta del tuo tempio nel cuore della notte. Se lo aggredisci, se cerchi di zittirlo con la forza, lui tornerà la notte successiva con un colpo più forte. Il sintomo non è un intruso, è un alleato tradito che sta cercando di consegnarti una verità che ti renderà libero. Se invece lo inviti a sedersi, se gli offri lo spazio dell'ascolto consapevole, dicendo: cosa sei venuto a dirmi? Ti ascolto. Il messaggio viene consegnato. E una volta che il messaggio è stato ricevuto dalla tua coscienza, il messaggero non ha più ragione di restare. Per guarire, devi riunire ciò che la mente ha separato. Devi tornare a sentire il respiro in quella zona dolente. Non cercare di togliere il dolore. Cerca di abitare il dolore con la tua presenza consapevole. La guarigione non è tornare come eri prima. È diventare la versione di te che non ha più bisogno di quel sintomo per essere vista. Devi stipulare un patto col tuo corpo. Da oggi non ti ignorerò più. Da oggi, ogni mattina, dedicherò un minuto ad ascoltarti, a inviare il raggio verde dove sento tensione e a imporre la volontà del primo raggio dove sento debolezza. Sei l'unico architetto della tua guarigione. Non sei una vittima della tua biologia, sei il suo creatore. E il tuo corpo, una volta compreso che sei tornato a essere il suo sovrano, inizierà a cooperare con una velocità che ti sorprenderà. La malattia è l'inerzia della paura. La guarigione è il movimento della consapevolezza. Ma ascoltare
È solo l'inizio di una maestria più grande. Nel nostro prossimo incontro su Essenza Consapevole, compiremo un atto di precisione assoluta. Apriremo il capitolo dedicato alla geometria del sacro e alla mappatura del dolore. Mapperemo insieme ogni zona, ogni vertebra, ogni organo, imparando a leggere il corpo come un atlante sacro dove ogni sintomo è una coordinata precisa della tua evoluzione. Impareremo che se il dolore è a destra, la causa ha una natura differente rispetto a quando è a sinistra. Sarà la chiave definitiva per decodificare il tuo tempio. Iscriviti a Essenza Consapevole. Condividi questo video con chi ha bisogno di capire che il dolore non è una condanna. E lasciami un commento. Quale parte del tuo corpo ti sta chiedendo attenzione in questo momento? Ti leggo con estrema attenzione.